Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale ed in questo nuovo video. Io mi chiamo Michele e questo è il canale La Meccanica. Nel video di oggi abbiamo qui con noi una Smartina 450 perché in questo caso purtroppo si è bloccato il vetro lato passeggero. Dovremo quindi andare a smontare la porta e verificare un po' cosa è successo. Presumo che si sia tranciato il cavo che consente al vetro di alzarsi ed abbassarsi, ma lo andremo a vedere poi dopo. Per andare a smontare il pannello porta dovremo per forza di cose andare a smontare alcuni componenti, tra cui la freccia, lo specchietto e la maniglia e ovviamente la guarnizione. Per la riparazione ci sono due metodi. Uno, il più semplice, quello di andare a cambiare l'intera intelaiatura comprendente anche il meccanismo, tranne ovviamente il motorino. L'altro metodo è quello di andare ad acquistare un kit di riparazione. Io sono andato a acquistarlo direttamente su Amazon. Si compone di una serie di corde, un meccanismo e la staffa di fissaggio al vetro. Prima di partire ragazzi con tutta l'operazione vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, è importantissimo per me, mi aiuterà a crescere, andate ad iscrivervi al canale attivando la campanella, così rimanete aggiornati sulle novità e i nuovi video in uscita nel canale, e ne arriveranno di belli, ve lo assicuro. Ora possiamo incominciare, andiamo dai! Prima cosa che dobbiamo fare è quella di andare a rimuovere la guarnizione della porta. Tiriamo verso l'alto, come vedete si sgancia, la tiriamo via e la sfiliamo così. Via la freccia, spingiamo verso in avanti e in fuori. Eccola qua che ne viene via. E andiamo a toglierla ruotando. Come vi dicevo a inizio del video, dobbiamo anche andare a smontare lo specchietto. Ho fatto un video dedicato, vi farà vedere in maniera un po' più approfondita. In questo caso faremo un timelapse veloce. Altro componente che dobbiamo andare a togliere per poter andare a sfilare il pannello porta è la maniglia. Da una parte è ad incastro, dalla parte interna troviamo una vite Torx. In questo caso andrò a utilizzare una Torx da 25. Per rimuovere il cavo che ci consente di andare ad aprire il meccanismo all'interno della porta, dobbiamo andare a fare questo movimento. Sfiliamo in questo punto e qui ci aiutiamo con una pinza a sfilare via questo perno. Ragazzi, ci siamo quasi. Nastro, perché devo andare a coprire questa parte qui. Andrò a aprire la porta e a sfilare direttamente il pannello senza togliere il muso davanti. Ora arriva la parte un po' più delicata di tutta la lavorazione. Questo perché se si sbaglia e si va a forzare troppo il pannello si può crepare, quindi andate cauti quando andate a smontare il pannello. Mi punto col ginocchio, qui con una piccola leva, e in questo punto sempre con il ginocchio vado a forzare e a tirare verso l'esterno. E lo dovremo fare per tutti i ganci presenti. Per sfilare il pannello e non fare danni dobbiamo sfilarlo prima nella parte posteriore verso il basso, nella parte anteriore lo dobbiamo sfilare verso in avanti.
ed ecco che il nostro pannello è venuto via. Chiave Torx T30, vado a rimuovere i due fermi di fine corsa e le viti della staffa. Sgancio questi due punti e posso sfilare il vetro. Ragazzi, vi ho detto che si era rotta la corda e ho sbagliato io questa volta, perché non è così. La corda non si è rotta, si è incastrata all'interno, questo sì, però quello che ha scatenato il tutto è stata la rottura della plastica della staffa. Prima di andare a trapanare i rivetti della copertura, devo andare a sganciare il cavo di acciaio sia sotto che sopra. Con un piccolo cacciavite vado a puntarmi su questa linguetta e cerco di forzarla piano piano, quel tanto che basta per far sì che la corda possa uscire. Per quanto riguarda la staffa, dobbiamo andare a sganciare prima la parte dietro, qui c'è un gancetto, e la andiamo a sfilare fuori. Ragazzi, mi sono spostato al banco per farvi vedere il tutto in maniera migliore. Ho tolto quindi la copertura e al suo interno abbiamo il meccanismo. Per andare a togliere questo meccanismo è semplicissimo, con un cacciavite grande ci spostiamo qui e facciamo forza, facciamo leva in questo modo. Le corde vengono via ed anche l'ingranaggio. Vi faccio vedere cosa troviamo all'interno della confezione: le nostre corde, la staffa e il nuovo meccanismo. Controllate che siano presenti le due molle alle due estremità, corda lunga e corta. Quella lunga andrà nella parte superiore, la corta sotto. Ci siamo, possiamo spostarci sull'auto ed andare ad installarla. Un consiglio che vi do: questa staffa ha due agganci che devono andare in corrispondenza in questo punto, deve essere infilata così e poi deve rimanere dritta. Sono andato a smontare il pannello interno così da avere più spazio di manovra per andare a fissare la staffa. Vado a mettere vite e dado, dovrò andare a togliere il motorino, 3 viti Torx da 30. Prendo l'ingranaggio e quindi come dobbiamo andarlo ad inserire correttamente. L'ingranaggio, come vedete qui, ha una parte con delle guide e un'altra no.
questa parte dovrà essere rivolta verso l'interno, quindi verso il motorino, e la parte esterna, cioè questa qui, dovremo qui collegarci il cavo che arriva dal basso, mentre dal lato opposto il cavo che arriva dall'alto, ovviamente. Fissato, l'abbiamo fissato. Adesso vado a utilizzare il Fat Lube, che è un antiattrito a base di PTFE, adesivante e lubrificante. Questo lo andrò a mettere in questo punto qui, che visto che è un adesivante rimarrà ben aderente alla superficie. Prima di andare a montare il vetro vado ad assicurarmi che tutto il meccanismo funzioni correttamente. Proviamo a vedere. Faccio qualche prova su e giù. Non ci sono impedimenti o problemi o rumori vari, strani, quindi direi che è perfetto. Cosa fondamentale è fare molta attenzione al vetro adesso che lo andiamo ad installare. Ovviamente non ci deve rimanere in mano, non si deve rompere. Con calma lo andiamo a innestare, prima da una parte, poi dall'altra. Facciamo attenzione anche alla guarnizione che c'è sotto. Uno e due. A questo punto, ragazzi, dobbiamo andare a fissare il vetro. Dopodiché dobbiamo andare a fare tutte le operazioni che avete visto a inizio video al contrario. Andiamo a reinstallare il pannello porta, la maniglia e lo specchietto. Per andare a rimontare il pannello porta partiamo prima da questa parte e poi ci alziamo da dietro. Perfetto, qui la guarnizione, dietro e su. Oh, lì, ci siamo. Sulla maniglia andiamo a inserire il perno e poi il cavo. Lasciamo la porta aperta e andiamo ad agganciarci in questi due punti. La freccia, spingo in avanti ed incastro. E sulla guarnizione vado ad inserirla posteriormente all'interno praticamente della maniglia
la incastro fino ad arrivare allo specchietto. Direi che abbiamo terminato. Bene ragazzi, siamo arrivati a conclusione anche di questo video. Spero che questa riparazione su Smart 450 vi sia piaciuta e vi possa essere d'aiuto. In descrizione vi lascerò, come sempre, tutti i link dei materiali che sono andato a utilizzare, sia per lo smontaggio ma anche il ricambio stesso. Vi ricordo, prima di salutarvi, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale attivando la campanella, così potete rimanere aggiornati sulle novità e i nuovi video in uscita. Se volete supportare il canale e quello che sto facendo, lo potete fare tramite il link PayPal in descrizione. Ragazzi, per questo video è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!